away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Una buonasera a tutti e bentornati, ben ritrovati qui a Connessi con se stessi, alla quarta puntata di questo programma. È un programma dedicato ad ognuno di noi, perché se siamo tutti qui vuol dire che in qualche modo siamo connessi tra di noi, abbiamo la stessa lunghezza d'onda, abbiamo la stessa energia e la stessa voglia di conoscere quello che ancora non sappiamo. E penso sia quello il fattore principale del perché uno è sempre alla ricerca di ampliare le proprie vedute, le proprie conoscenze. Ecco, io per primo. Grazie anche a voi che mi avete scritto, che con le vostre domande, riflessioni, le vostre esperienze che mi avete scritto e fatto notare, anch'io ho preso diverse ispirazioni da voi
per cui per quello dico è un programma di ognuno di noi, nessuno escluso, perché siamo tutti qui per questo motivo, ecco, e a tal motivo stasera abbiamo anche un altro ospite che si chiama Katia, una di noi che ci ha scritto per partecipare al programma, perché anche lei ha qualcosa da trasmettere, da far riflettere, da portare come testimonianza di quello che ha vissuto, che sta vivendo, che sta risorgendo in se stessa. Come ogni giorno ognuno di noi risorge un qualcosa ed amplia quello che è e diventa sempre una persona migliore grazie alla sua ricerca interna, alla sua connessione con se stesso. E questa sera abbiamo Katia con noi. Grazie Edward, buonasera a tutti. Grazie a te per il tuo tempo che hai dedicato per essere qui con tutti noi. Ecco, e prima che mi dimentico, il programma potete ascoltarlo su Radio Piper FM 88.8 93.8 e nel resto del mondo sulla app Radio Piper, sul sito www.radiopiper.it, in diretta visiva sulla pagina Facebook di Radio Piper e su YouTube di Radio Piper. Detto questo, continuiamo col programma. Bene, Katia, cosa vorresti apportare a tutti noi qua stasera? Allora, è una riflessione, è una domanda che mi sto ponendo da tantissimo tempo ed è una domanda sulla vita di base, che è questa: quanto l'individuo conosce se stesso? E questa domanda non è che me la sto ponendo oggi o l'altro ieri o 10 anni fa, è da molto che me la sto ponendo, probabilmente anche quando ero piccola, nella culla mi ricordo, ma cosa ci faccio io qua? Chi sono effettivamente? E quindi questa domanda non è facile rispondere. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole del lavoro, ci vuole dell'osservazione, ma col senno di poi, arrivata ad ora, mi sono data una risposta che non sempre ci conosciamo per quello che siamo. Il motivo di questa mia risposta è che nel momento in cui la persona, l'individuo, io anche parlo per me, non siamo in grado di riconoscere le difficoltà e i limiti e anche le abilità ovviamente, non siamo in grado di percorrere un cammino di conoscenza. Quindi il primo passo è essere consapevole di avere questi limiti. Quando sei consapevole però, in realtà ragionando, osservando, anche studiando se serve, si possono trovare delle soluzioni per migliorarsi. Questo diciamo è il mio ragionamento e la mia risposta a questa domanda. Se poi consideriamo che l'uomo è una vita che si pone la domanda: ma chi sono io? Qual è il mio ruolo in tutto questo? Perché sono qua? Qual è la mia funzione? Dove andrò dopo la morte? Anche queste sono tutte domande che uno si fa. Magari alle volte si trascurano, si pensa più a fare altro, però di base questa è filosofia spiccia e le risposte comunque arrivano tutte da un ragionamento personale, perché poi le risposte sono sempre personali. La mia risposta potrebbe essere diversa dalla tua, la tua potrebbe essere diversa da Giovanni, faccio proprio nomi a caso. E questo è di base, intanto. Wow, però hai detto tantissime cose in un colpo solo, per cui diciamo tu hai avuto la fortuna che fin da piccola sei cresciuta facendoti queste domande, per cui eri già un passo in avanti.
in questo campo, perché tante persone, diciamo la maggior parte, si cominciano a fare queste domande quando gli succede un qualcosa, magari un dispiacere, un problema, una cosa che non riescono a risolverlo, un momento di stress, altri motivi per cui allora lì si fermano e cominciano a ragionare, ma ragionano solo perché le cose non gli vanno come avevano programmato. Ecco, per cui quello che invece hai fatto tu, sei riuscito a fare un lavoro anche inconsapevole, perché quando si è nella culla, tra virgolette, non è che si è anche se si è sempre consapevoli, però non si ha la stessa consapevolezza di quando si è grandi. Per cui diciamo sei stata avvantaggiata, hai sempre fatto questo percorso in te e sei arrivata fino a dove sei adesso. Ma esempio, se uno non è arrivato ancora a questo percorso come hai fatto te, tu Sì. cosa consiglieresti? Ma guarda, in realtà non è un consiglio, tu non è che puoi indurre qualcuno a fare una ricerca in se stesso, perché la risposta diciamo, lo scatto, la consapevolezza deve nascere in lui. Magari forse il fatto di ascoltare questo programma potrà porsi delle domande che non si è mai fatto, però tutto nasce da dentro. Probabilmente questo è solo un incitamento, capisci, a farsi delle domande. Però come dicevi bene tu prima, non siamo tutti uguali. Quindi c'è chi comincia prima, c'è chi lo fa dopo e c'è chi non lo farà mai. Questo ragionamento qua. Di base ci sono molti aspetti che però io considero. Non considero solo il lavoro dell'individuo in sé, come sua consapevolezza personale, perché poi se notiamo bene noi non è che siamo isole in mezzo al mare, noi conviviamo con gli altri, abbiamo una famiglia, quantomeno abbiamo avuto dei padri, delle madri, dei fratelli, delle sorelle, lavoriamo, quindi abbiamo un gruppo di lavoro, oppure è un gruppo che semplicemente ci giochiamo le carte, ma sempre un gruppo, Se osserviamo il cielo, stiamo osservando anche una parte di vita, anche quella è vita. E c'è poi chi può credere agli spiriti come a un essere supremo o a un Dio, c'è chi crede anche questo. Quindi non siamo soli, quindi non dobbiamo lavorare solo per noi stessi, ma dobbiamo lavorare proprio perché ci sono altre forme di vita, che bene o male ci dobbiamo relazionare. Anche in questo momento che avviene, diciamo, questa trasmissione, ci sono dei video, ci sono dei computer, ci sono delle persone che stanno registrando, ok? Quindi non è che stiamo facendo tutto io e te e basta. Quindi c'è una forma di collaborazione tra le persone ed è sempre stata così. A me ad esempio piace tanto scrivere per mia passione personale. Io scrivo poesie, ma di base mi piace lo studio della storia e della filosofia. E poi tu vedi ad esempio anche nei film d'epoca, quindi possiamo parlare di un Braveheart, ok? Non so esattamente in che periodo storico il film è collocato, però se tu vedi ci sono dei clan, quindi ci sono dei villaggi, ci sono dei capivillaggio, c'è un gruppo che coeso lavora per il benessere del villaggio, c'è comunque un rapporto reciproco tra le persone. E secondo me il vantaggio proprio di conoscere se stessi e lavorare su se stessi è perché apporta non solo un miglioramento a te, ma anche un miglioramento agli altri. Non credi? Sì, perché tu dici praticamente se uno lavora su se stesso diventa più un'entità individuale, ha un suo arricchimento e con l'altra persona avrà qualcosa da dare, da spartire, qualcosa che è cresciuto in se stesso, come l'altra persona a sua volta avrà qualcosa a dire. Guarda, io ho avuto questa riflessione, questa idea, questa visione, e allora tutti insieme si riusciranno
a dare, diciamo, un aiuto reciproco, perché apporteranno qualcosa che hanno dentro. Invece se tu non sei connesso dentro, non hai fatto un tuo sviluppo dentro, praticamente ti appoggerai o tutti faranno la stessa cosa, che dirà uno, capovillaggio dirà girate tutti a destra e tutti girano a destra praticamente, perché non sono connessi in se stessi, tipo. Sì, beh, diciamo che forse magari il capovillaggio ha una forma di controllo a livello del villaggio, però in realtà ognuno ha il suo ruolo. E quando ci sono questi ruoli che sono connessi tra di loro Sì. per un bene del villaggio, tra virgolette, le cose funzionano. Sì, questo è quello che io ho notato, perché sennò diventa solo una ricerca del sé, ma che cosa serve? Nel senso, se tu domani decidi di andare ad abitare in una cima della montagna, Mhm. perché vuoi riflettere di più con te stesso, Ok. ma comunque ti trovi ad affrontare delle situazioni. La situazione in una cima di una montagna potrebbe essere il clima, il freddo, il fuoco, come ripararti, giusto? Sì, ma sono tutte delle cose che stimolano comunque. Certo che stimolano, ma hai a che fare con la vita. Anche gli altri sono vita. Gli altri intendi dire le altre entità che Gli vivono altri- sulla montagna, in questo, in questo modo Sì, qua, intendi dire gli in questo altri? senso. Poi dovrai affrontare qualche animale, immagino. Se mangi dovrai pur cacciare, quindi ti confronti con le altre forme di vita, no? Certo, certo, però lì forse tu vedi la vera vita com'è, perché magari nella società ci ritroviamo in una vita che è tutto più semplice, è tutto più confortevole, tu basta che tiri fuori un soldino, qualcosa, le cose funzionano, hai bisogno né di cacciare né niente e trovi tutto pronto, per cui hai un'altra visione della vita molto più, tra virgolette, finta forse, perché la vera vita forse è quella della sopravvivenza, cioè l'uomo, la natura, la sopravvivenza, il confronto con se stesso, il riuscire a farcela, forse questo è il vero stimolo in se stesso ed aiutare anche il suo prossimo. Sì, beh, hai ragione in questo, cioè il fatto che tu vivi in una montagna e devi affrontare determinate situazioni che non sono comode, Eh no, ti permettono veramente di ragionare, cosa che nella odierna società, nella middle class non c'è, perché tutto ti arriva, tutto è dovuto, tutto è comodo. Quindi concordo con te su quello che dici. sì, però tu quando non sei a confronto con, cioè esempio, io vedo una cosa, i nostri avi, Sì, ok, nel dopoguerra la vita era difficile, per cui dovevano veramente aiutarsi, in una famiglia non c'erano soldi, andavano a lavorare la terra e si dividevano una zuppa tra tutti la sera o qualcosa, per cui c'era uno sforzo comune e quello che veramente era importante non era il soldo, era l'aiutarsi, avere l'aiuto l'uno dall'altro. Oggi aiutavo te, domani tu aiutavi me, ma non è che io pagavo te o tu pagavi me, era un aiuto reciproco. Non so, io dedico 10 giorni a te, tu dedichi 10 giorni a me, perché io ho raccolto, nell'altro momento tu hai il tuo raccolto, eccetera. E in alcuni paesi dove c'è più difficoltà, eccetera, questo funziona ancora. tu Soprattutto parli di nelle baratto campagne. allora in questo caso. Baratto o anche essere presente per l'altra persona. Sì, Perché non è necessariamente cioè, un baratto, ma non un baratto a livello di fisico, tipo io ti do una Sì. gallina, tu mi dai 1 chilo di sale, ma baratto come tempo. Io ti do Ok. 10 giorni del mio tempo, poi tu o chi per te mi darà 10 giorni del tuo o del suo tempo per quello che ho bisogno io, capito? Questo intendo dire come baratto, anche proprio il sostegno di esserci, del tempo che uno dedica all'altro. sì, beh, questo è sicuramente importante. Penso che forse magari una volta si davano anche un sostegno emotivo Soprattutto. di più di quello che è adesso, no? Ma forse perché c'erano più emozioni allora di adesso. Attenzione, Può c'è da dire essere. anche questo, la gente adesso è molto più apatica di una volta.
è meno espressiva, è meno se stessa, ha meno da dare, non dice la sua opinione. Cioè, parli con 10 persone, 8 ripeteranno quello che gli viene detto da una scatola parlante, per cui cioè, abbiamo un po' perso, diciamo, quello che siamo dentro, abbiamo ascoltato più quello che è fuori, che ci viene indottrinato, ma non quello che abbiamo sviluppato in noi, nel nostro sesto senso. Perché tante volte il sesto senso ti aiuta a capire le robe. Se tu invece dici no, è tutto razionale, quello ha detto così, deve essere così, ci ritroviamo a non condividere più nulla. Sì, ho capito che cosa intendi dire. Penso che in un'era in cui c'è l'elettronica e c'è internet, tante cose sono cambiate. Io lo vedo anche nei ragazzi. Ti faccio un esempio pratico. Ad esempio, mia figlia adesso ha 14 anni. Lei è già cresciuta con il telefonino, lo sa usare molto bene, cosa che io alle volte gli dico dammi una mano perché non so fare questa cosa. E lei in un attimino riesce a fare tutto. Io alla sua età, mi ricordo, passavo ore in biblioteca a fare una ricerca, quindi c'era ancora l'istinto di passare la giornata con i propri amici, compagni di classe, andare in biblioteca, prendersi i libri, scrivere a mano, perché non avevamo neanche una macchina, come si chiama, che adesso non mi ricordo neanche più, forse non esistono neanche più, le macchine per scrivere, no? Sì, sì. Dattilografica può essere. Ah, ok. Sì. Dattilografia. Bene. Quindi dovevamo fare praticamente tutto a mano, le cornicette, i disegni, tutto quanto. Però erano belle emozioni, perché si tornava a casa la sera, ma non eravamo particolarmente stanchi, perché comunque eravamo stati con gli amici, Sì. avevamo fatto delle azioni effettive. Adesso questo telefonino è tutto un toccare, 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 è quello che sai fare, no? Questo lo vedo anche dei ragazzi, ci sono tanti ragazzi che vengono a casa mia perché magari sono amici di mia figlia, sono dei bravissimi ragazzi sicuramente, però li vedo sempre smanettare, si dice così, con sto telefono. E quando li chiami, ecco, cosa hai detto? Cioè, vedo che la loro attenzione è sempre sul telefono. Ok? Invece una volta, quando mia mamma mi chiamava, io ero subito pronta, ehi, dimmi. Quindi penso che sono cambiate tantissime cose. Io adesso non lo so, probabilmente il nostro futuro che cosa ci riserverà. Non mi è dato di saperlo in questo momento, probabilmente lo saprò in quel momento. Però, se sono ancora qua. sai, volevo dirti anche una cosa a riguardo di questo. Sì. Ci sono due lati di vedere la cosa. Allora, uno, usare la tecnologia, uno, essere succubi della tecnologia. Allora, esempio, tu dici, ok, ho il telefono, è lì, ma lo tengo nell'altra stanza, non lo tengo vicino a me. Uno, perché ovviamente mi trasmette radiazione, eccetera, ascolta tutto quello che dico, non ho una vita privata, eccetera. Ma ne divento dipendente, per cui se lo tengo in un'altra stanza e a determinate ore, quando decido io, vado a vederlo o devo fare una ricerca o qualcosa, allora ci vado specifico, vado nell'altra stanza, lo uso e lo lascio lì e ritorno qui. Per cui non è una parte integrante di me, è una cosa staccata. Esempio, io anni fa, ma neanche tanti, forse 5-6 anni fa, sono andato in Argentina, ho fatto un viaggio lì. E parlando con le persone del luogo, soprattutto con gente giovane, appunto figli di gente che ho conosciuto lungo il viaggio, eccetera, vedevo che nessuno di loro aveva il telefonino. Allora io dicevo, ma com'è possibile che noi siamo sempre con il telefonino, siamo in 4 a tavola, sono 4 col telefonino, vuol dire che a questo punto neanche senso se in 4, può essere da solo, è uguale, e lì sono in 4 o in 5 o in 10 e nessuno ha il telefono. Allora ho detto, ma zio Billy, com'è possibile? Cioè, ci deve essere un motivo. Allora gli ho chiesto, allora sai cosa fanno loro? Una bella cosa che secondo me dovremmo adottare anche noi. Quando si incontrano,
hanno un cesto, mettono tutto il telefono in quel cesto e lo mettono da una parte. Ah, E loro stanno tra di loro. Perché se io devo incontrarmi con, esempio, te e Simone, e ognuno ha il telefonino, praticamente io sono da solo, non sono con te e lui, perché voi siete da un'altra parte con la testa. Ci siete fisicamente, ma metto una foto uguale. Per cui le persone quando si ritrovano devono ritrovarsi tra persone. Non che io mi ritrovo con una parte fisica, però la parte mentale non c'è. Uguale come penso le tue figlie. Cioè se loro si ritrovano, esempio, e lasciano i telefonini da un'altra parte, per forza di cose devono imparare a comunicare tra di loro, no? sì, beh, loro si comunicano tra di loro. Eh sì, col telefonino mandandosi messaggi. Ecco, le Cioè, no, magari voglio dire, se non sono presenti no, fisicamente. io dico presenti fisicamente. Loro Sì. tengono il telefono con sé, nel senso che sono distratti da un messaggio, da una chiamata, da un Sì, qualcosa. No. quello, in quel Sì, ma se senso. tu lo tieni da una parte, non sei distratto da niente, ti concentri con l'altra persona, perché se tu sei andato a trovare l'altra persona è perché vuoi stare nella compagnia di quella persona, non di quella persona più le altre miriadi di persone sul telefonino, giusto? Però guarda, parlando di questo, mi hai dato una buona idea, che la prossima volta veramente potrei mettere un cesto Certo. all'ingresso di casa e gli faccio depositare i telefonini. Certo, che poi ti dirò, l'anno scorso ho passato diverso tempo in Finlandia e in Lapponia e lì la stessa identica cosa. Allora una volta sono andato su un fast food perché non c'era altro lì in quella città per prendere qualcosa, tutti giovani, perché c'era il centro studentesco là vicino, non ne vedevi uno di studenti col telefonino in mano. Uno! Sono stati tipo un 30-40, uno, no, neanche uno. Perché loro, quando dedicano il tempo a quella persona, è a quella persona. Esempio, se io dedico il mio tempo per trovare te e tu sei col telefonino, vuol dire che tu non hai rispetto per il mio tempo che ti sto dedicando. Allora perché ci troviamo? Non ha senso, è ridicolo. Concordo, Cioè vuol dire che non c'è rispetto per il tempo che ti ha dedicato quella persona, perché se quella persona ti ha dedicato il suo tempo, il tempo è prezioso. Per cui se io lo dedico a te, è giusto che tu lo dedichi a me. Per cui là loro, quando si ritrovano, non tengono il telefonino in mano. È una cosa strana che ancora adesso ho mantenuto i rapporti. Tu gli mandi un messaggio e loro magari ti rispondono dopo 2 giorni. Ah, Sì, perché loro metto il telefono là, ma magari non lo guardano neanche fino al giorno dopo, o il giorno dopo ancora. Cioè non è che loro vivono con il telefono, loro vivono la loro vita, la loro comunicazione, ritrovarsi tra amici, il fare una sauna insieme, mangiare insieme, fare dello sport, andare a sciare insieme, o questo o quell'altro, eccetera, perché il loro tempo è dedicato a quella persona che gli sta vicino. Poi le notizie esterne, che può essere un messaggino, telefonino, una TV, un'altra cosa, secondarie, cioè, non sono importanti. Cioè, se tu chiami una persona è importante, se mandi un messaggino non è importante, perché se è una cosa di vitalità importante è ovvio che la chiami, però se non la chiami non è che io vado a togliere il mio tempo che dedico a te per rispondere a uno che mi ha mandato un messaggino, cioè, no, lo vado a vedere quando tu non ci sei o quando mi va, però non è che io devo diventare dipendente. no, beh, è un buon punto di vista. Io condivido quello che tu dici, assolutamente. Questo bisognerebbe magari un attimino lavorarci sopra e penso che non sia solo un problema dei ragazzi. Vedo tanti adulti comportarsi così, Perché il ragazzo segue l'esempio, cioè è inutile che noi parliamo dei figli, i figli è il frutto dell'educazione che gli ha dato qualcuno, non è colpa dei ragazzi, attenzione, vuol dire che qualcuno l'ha permesso o l'ha viziato, questo qua. Per cui se io, primo genitore, passo il mio tempo a guardare una TV o col telefonino, mio figlio farà uguale, però non ci sarà una comunicazione, per cui non c'è neanche nemmeno più una famiglia, cioè io, il figlio, il Dio schermo, cioè per cui alla fine, cioè, dov'è finito il rapporto umano? Sì, è vero, anche se sinceramente, anche se sono madre, magari potrei sembrare di parte, questa non è solo colpa dei genitori,
è colpa della società in genere, è colpa della scuola, è colpa di una serie di cose, ok? La società siamo ognuno di noi. Sì, certo, ma non siamo da soli. Sì, però torniamo noi diamo al punto di prima. noi diamo l'imprinting a quella persona che tiriamo su, perché se noi li tiriamo su in quel modo, la società, ok, ci potrà tentare, ma non arriverà più di là. Però è di uso, è un modus operandi, capisci? Qual è il punto? È che è talmente tanto radicata questa cosa, parlo dei ragazzi ma anche degli adulti, che non è che dipende l'insegnamento solo da una parte della vita, più cose devono lavorare insieme, coese, perché questo ragionamento possa entrare in essere. Fino a un certo punto, perché se tu dobbiamo trovarci per parlare o anche trascorrere tempo insieme e tu sei là col telefonino, io sono primo a dirti, oh, ma non ho capito, cioè sei venuto qua per parlare con me, trascorrere il tuo tempo con me o con il resto del mondo? Cioè, è anche una questione di rispetto reciproco. Sì, certo, allora io mi stavo riferendo però al discorso che parlavi tu prima dei ragazzi, quindi come genitore. Ok. È ovvio che anch'io condivido quello che tu dici, nel senso che se io devo andare da qualche parte e relazionarmi con delle persone, ho il telefono in borsa, fine. Esatto. Però io ho ancora il concetto, capisci, che il telefono mi serve per telefonare, se mi succede qualcosa e ho bisogno di telefonare. Ce l'ho ancora questo. Cioè, non lo porto via perché devo guardarmi necessariamente Google, il meteo, queste cose qua. È proprio il concetto che il telefono mi serve per un'urgenza. E questo me l'ha insegnato mio papà. Beh, è vero. Era così. Ma è così. È solo che lo stiamo interpretando che diventa parte integrante della nostra vita. Ma in realtà è così. È così. È Infatti così. gli dicevo anche a mia figlia, ma com'è che si chiama sta roba? Telefono. Quindi serve per telefonare. Guarda, io ti dico una cosa a proposito di questo, io sul telefono non ho Facebook. Per cui anche se uno mi manda un messaggino, una cosa che deriva da Facebook non riesco a vederla. Perché? Perché ne va della mia privacy. Se voglio vedere Facebook accendo il computer. Ma sul mio telefono più limito le distrazioni meglio è. Perché il telefono deve servire per dire pronto, pronto. O fare una ricerca ma specifica e lo lasci in altra stanza e fai una ricerca di questo, lo vai in altra stanza, lo ricerchi e poi torni dove sei. Ma non che deve essere parte di come una mano, no. Sono d'accordo, però il punto è anche una cosa, non è che volevo proprio disquisire su questo argomento dei telefoni, che non Ok, è che li buon, amo siamo particolarmente. siamo un po' scivolati qua. Ok, volevo raccontarti, se è possibile, un'esperienza del tutto personale. Io ad esempio amo molto avere amici, amo molto fare feste, amo molto ricevere telefonate, le classiche telefonate dove senti la voce di quell'altro e riesci a capire lo stato d'animo che ha, perché col messaggino non ce la fai. Oddio, sei psicologa? No, per nulla, per nulla. Sì. Però se devo parlare con qualcuno mi piace sentire la sua voce, mi piace sentire il modo con cui si esprime, il sentimento, lo stato d'animo, Certo. che con il messaggino, vabbè. Wow. Senti quello che lui A vuole parte le esprimere. faccette, però voglio dire, puoi mettere di tutto. Boh. Scusa, ti interrompo. Sì, è anche vero perché sul messaggino, se uno ha scritto una cosa, può correggerla, mentre quando ti parla non è che fa rewind. Non lo so, alle volte mi telefonano perché questi miei amici conoscenti, perché sanno che mi piace un po' ascoltare le loro beghe, le loro difficoltà, no? Boh, a me piace passare del tempo, comunque sia, con queste telefonate. Un po' perché penso che sia un onore il fatto che una persona possa confidarti qualcosa di se stessa, qualche Ok. problematica che ha. E così magari mi raccontano le difficoltà che hanno. Quello che non mi piace fare in prima battuta è comunque dare un consiglio, a meno che non mi venga chiesto.
Quindi magari gli faccio parlare più volte del problema che ha e poi gli faccio la domanda: ma tu come risolveresti questa situazione? E sento che la persona dall'altro capo del telefono elabora, cioè c'è un attimo di silenzio e poi mi dice: ah, sai, potrei fare così, potrei fare colà. A quel punto lì sento che la sensazione che emanava prima, magari di sofferenza o del fatto di aver litigato con qualcuno, eccetera, svanisce, ok? E comincia ad attivarsi per trovare le soluzioni. È molto bello sentire una persona che causa su di sé le soluzioni. Questa è secondo me la formula vincente. Se do un consiglio la persona va completamente a effetto, ma se è lui che decide quello che deve fare, lui si sente causa e agisce in maniera diversa. Io l'ho visto tante volte questo. Non so se riesci a capire che cosa intendo No, esattamente. ho capito che tu praticamente invece di dargli la pappa pronta e dire guarda prova così o prova colà, come un manuale di istruzioni, tu gli dici no, tu come faresti? E così responsabilizzi la persona che ti espone il suo problema. Però se lui non ci lavora e ti chiama di seguito per il suo problema, a questo punto o deve essere un problema diverso, ma sempre lo stesso, vuol dire che alla fine lui gli va bene solo avere qualcuno su cui piangere le sue lacrime e poi dopo alla fine dice oh mi sono sfogato, la prossima volta che ricapita ti richiamo e tu tendi sempre ad assorbirti queste persone, questi stati d'animo che comunque non vogliono impegnarsi a migliorare. Per cui se loro non lo mettono in pratica quello che loro hanno detto, a questo punto forse non vogliono, per cui bisogna essere anche là, perché sennò diventi un sacco del pianto continuo. Sì, beh, alle volte può succedere questo. Può succedere che uno ti richiama per lo stesso problema. Appunto, allora gli dici, Beh, a quel punto lì non è che insomma se uno chiama per la seconda volta per lo stesso problema io gli dico beh va al diavolo e arrangiati, no, non è questo. Però cerco di nuovo di farlo parlare, di ricapire se c'è qualcos'altro dietro. ok, Perché alle volte mi rendo conto che neanche lui o lei sì, ha osservato esattamente qual era il vero problema, che ritorniamo al discorso delle domande e delle risposte. ok, e questo va avanti all'infinito? No, ma scherzi, se no non sarei qua. No, appunto. Sarei a casa col telefono. Ci deve essere anche un impegno dall'altra persona a provare. L'altra persona perlomeno dovrebbe dirti guarda, ho provato a fare questa cosa che mi sono detta che potrei fare, però c'è una sfumatura che non sono riuscito, però almeno ho provato. Perché se non ha provato vuol dire che quella persona non gli interessa, gli va bene il problema così com'è, non vuole affrontarlo, però vuole solo sfogarsi la reazione del suo problema e continuare a vivere il suo problema. Sì, beh, insomma, diciamo che magari forse chi mi chiama è anche particolarmente bravo e tenace, però ci sono delle situazioni un po' più estreme in cui uno magari proprio, sì, se la cerca un po', beh no, in quel caso lì magari si parla di altro. Perché questa stessa cosa che stai vivendo, scusa ti interrompo, Sì. stai vivendo te, è una cosa che ognuno di noi sicuramente prima o poi ha vissuto o sta vivendo questa situazione, che uno dice ma è una mia amica, mia conoscente, ha bisogno di me, l'aiuto, ci sono, qua, là, eccetera, però magari delle volte non è neanche che ha bisogno di noi, ha bisogno di qualcuno con cui sfogarsi. Per cui bisogna stare attenti, perché il loro sfogo poi ci appesantisce a noi. Sì, è vero, diventa un accumulo Certo. di qualche cosa. Perché tu prendi il loro peso, lo prendi su di te, ok, lo puoi fare una volta, poi se sei forte lo smaltisci, ma se tu sei debole di tuo, questa cosa ti affonda. Sì, beh, magari non è il mio caso specifico, però sì, bisogna un attimino però dividere le cose, no? Quello che è il momento dell'ascolto
dell'altra persona e quello che è poi la tua vita, nel senso che ovviamente io non è che amo sovraccaricarmi di emozione, Ok. perché magari sono già coinvolta dalle mie, no? Da risolvere. Alle volte la vita è particolarmente dura, però nel momento in cui magari la persona reagisce bene, ti posso assicurare che è una grandissima paga. Certo, perché si è applicata. Sì, ma perché il fatto che lui sta bene, lo ha applicato, tu ti senti bene, perché Certo dici, che sì. cavoli, io ho parlato con quella persona, aveva un problema, abbiamo visto la cosa insieme, l'ha risolta, stai bene anche tu, no? Certo, certo, perché si è applicato. Sì, Quello io ti dico, cioè, quante di quelle persone che ti hanno chiamato veramente si sono applicati? la maggior parte sempre. Ecco, vedi? Perché li hai portati a ragionare sul loro problema, loro se lo sono autoesposti e si sono autocriticati fino a che trovare la soluzione. Sì, è anche vero però che ci vuole, diciamo, la persona per chiamarti deve contare su di te, deve avere fiducia di te. Questo è un elemento fondamentale. Ovvio. Perché non a tutti puoi raccontare le tue cose. Il classico, dai, te lo dico, però non dirlo a nessuno. Sì, lo sanno tutti. C'è la volta buona che lo sa tutta la città. Sì, sì, se vuoi Vero o no? diffondere una notizia gli dici guarda non dirlo a nessuno perché nessuno lo sa. Esatto, E quindi allora è così, hai fatto una propaganda a 1000 proprio. ci vuole fiducia. Certo. E la fiducia è che quando tu racconti cose tue, rimangono tra te e l'altra persona a cui gliel'hai raccontato. Penso sia ovvio questo. Punto. Se no non merita neanche la tua amicizia o la tua conoscenza. Io la vedo così. Sì, Se uno sì, ti sì. tradisce una volta lo farà sempre, per cui chiudi, basta. È vero. Vabbè, in questo sono meritosa di fiducia, insomma. Bene, Voglio dire, allora sapremo io chi mi chiamare do- in sì, caso di bene, problemi. volentieri. Ecco, e poi cos'altro volevi esprimere, volevi dire delle tue riflessioni? Allora, So mi che mi guardo il parlavi foglio di altre perché cose. adesso ho anche la bocca asciutta, infatti vorrei bere, si può, vero? No? Certo che sì, Ma mi sono scritta un paio di cose qua. sì. Adesso metto gli occhiali se non vedo niente. Ah, c'era una cosa che volevo dire prima e l'avevo interrotta. O forse ti ho interrotto io. Non lo so, adesso vabbè, quello come è andata, no? Che è quella famosa frase, belle strade, bel tempo, non so se tu l'hai mai sentita nominare. No, Ok. Allora, creiamo una situazione. ok, ci Ok? provo. Ce la immaginiamo. Sì, Bene. Mettiamo che siamo in un gruppo di amici. ok, in quanti? Bah, facciamo 5. Bene, dai. Potrebbe 5 ci essere sta. un discreto numero. Sì, perché si contano su una mano. Ok. Ok. E parliamo di un argomento X. O gli vogliamo dare un fai nome? tu, io mi sto immaginando, tu guidami sulla Ok, tua parliamo immaginazione. di quanto potrebbe essere bello un fiore. Gli diamo un nome? Fai tu, io ti seguo. Ok, allora devo immaginarmelo. Facciamo un iris. Ok, Bene. Mettiamo caso però che nel gruppo di amici non ci siano solo donne, ci sia anche qualche maschietto. ok. Magari al maschietto frega poco dei fiori. Dipende. Bon, quelli che conosco io proprio non gliene frega A niente. me piacciono. Ok, Difatti, se tu vabbè, guardi allora- qua sono pieno di piante grasse, per Beh, ma cui non ci c'è- sono fiori, sono piante grasse, hanno le spine, Sì, attenzione. no, c'è un problema di base, non ho il pollice verde. Ah. Se ci sarebbero stati dei fiori, non ci sarebbero stati dei fiori, perché sì, le piante grasse è l'unica cosa che riesco a far vivere, ecco, sì. Ognuno ha le sue qualità, e io quella del pollice verde purtroppo un po' meno. E vabbè, potresti Ecco. sempre studiare un libro, guardare qualcosa a riguardo. Penso sia una questione di predisposizione, ognuno è predisposto per una cosa, comunque vabbè, allora... Tutte
tuttavia, Ecco, adesso tuttavia, mi sì. hai proprio, siamo Ecco, usciti no, dal seminato, perdonami. l'iris non esiste più come immagine. No, allora Ok. c'è l'iris, siamo in 5, Ok. maschietti e femminucce. Sì. Ok, bene. E facciamo un esempio, possiamo disquisire sul fatto di quanto bello sia questo fiore. Ok. Allora io dico che è bello, un'altra dice che è così, Mhm. un maschietto dice no, a me quel fiore sinceramente non mi piace affatto, anche perché ha un odore fastidioso. Ok. E un altro ti potrebbe dire no, guarda, io ne sono completamente indifferente, cioè Mhm. che ci sia o non ci sia questo fiore a me non mi cambia niente, e siamo in 4, siamo già arrivati a 5. Ok. Non li ho contati. 4, comunque ne importa, dai. E manco una che sono io. Ok. Giusto? Sì. Ci siamo? Sì. Bene. Ma tu pensa che per un fiore potrebbe nascere una discussione? Certo, Bravo, ed è esattamente la cosa che ho osservato io. certo. Allora, nel momento in cui la discussione può essere che si faccia estrema, perché se nella giornata in corso magari la persona ha avuto determinate problematiche Mhm. e non è emotivamente predisposta per il dialogo, Ok. potremmo arrivare a un punto di conflitto. Un attimo. Potremmo. Il conflitto avviene se ci sono più parti, perché io ho sempre pensato che per litigare bisogna essere in 2. Se l'altro istiga e l'altro non risponde, automaticamente non c'è un conflitto. Beh, non lo so, perché qua magari apriamo un'altra parentesi ancora. E qua Ok, stiamo facendo rimaniamo, ramificazioni su ramificazioni, rimaniamo sul discorso del eccetera. conflitto. Ok. Esatto, ma non un conflitto a fuoco, No, ovviamente. ovvio, non è che Boh, fanno- Era un conflitto nel senso che avevamo delle idee diverse, uno magari può arricciare il naso. Sì, sì, Bene. sì. Cos'è che possiamo fare in quel caso lì? Insistere sul discorso? No, assolutamente. Perché Quindi- non c'è la predisposizione. Ok, ma possiamo cambiare discorso? Volendo, oppure se c'è un conflitto, ascoltiamo l'altra persona, diremo ok, boh, cioè, ognuno rimane sulla sua, basta. Se Benissimo. il conflitto avviene quando uno dei due cerca di prevaricare la sua idea sull'altro. Ed era proprio quello che intendevo. Scusa, ho anticipato. No, non ti preoccupare, anzi, bene, vuol Ecco. dire che l'immagine ce l'avevi anche tu di quello che stavamo parlando, perché è importante, Beh no? sì, perché capita a tutte queste situazioni, però spetta alla persona non cedere alla tentazione del conflitto, perché magari tu la vedi diversa e tu vorresti dire no, stai sbagliando qualcosa, però in realtà chi è che sbaglia? Non c'è un giusto o un sbagliato, ci sono solo delle opinioni diverse e non c'è un conflitto, ci sono solo vedute diverse, come non c'è un nemico. Un nemico è solo uno che ha un'idea diversa dalla tua, però quello che oggi è nemico potrebbe essere tuo amico, o quello che è tuo amico potrebbe essere tuo nemico, per cui è tutto relativo. Sì, è Cioè, vero. comunque, torniamo all'Iris. Qua perché- però sì, filosofeggiamo No, alla no, no, grande, sì, sì, cioè no, no, andiamo a farci un sacco di domande sulla domanda no, iniziale. se no dopo 3 giorni siamo ancora qua. No, però effettivamente c'è una cosa, come Sì, dicevi tu, da sì. fare. Quindi o magari si cambia argomento, oppure magari si glissa, no? Si glissa, Sì, no? sì, Si sì, glissa, sì. ok. Quindi questo era un po', diciamo, il motto che ti dicevo prima, no? Belle strade, bel tempo, che mi sembra che anche in inglese c'è una frase particolare per cambiare argomento quando c'è la situazione. Di solito parlano del tempo. Quando non sai cosa parlare, come uscirne, parli del tempo, guardi, sorridi, stai zitto. Quindi Di dici, solito. guarda che bello che il tempo fuori, oppure Sì. piove, andiamo tutti a casa, così terminiamo. Allora, io quello che farei, io personalmente, se l'altra persona insiste, a parte che non mi ricordo quando è capitato, ma tanto tempo fa, comunque, sai, allora io penso una cosa, magari prima cercavo di, tra virgolette, cambiare le cose negative nel mondo, cercare questo, quell'altro, eccetera, no? Perché magari cresci pensando che puoi, che riesci. Dopo la fine, e dico,
cavolo, devo concentrare su cambiare me stesso in meglio, non le cose esterne, non le cose fuori, non il resto, devo cambiare io, perché se io sono connesso con me stesso e sono pieno con me stesso, sono contento e non mi serve altro, tra virgolette, egoisticamente parlando, io se parlo uno che è anche contrario di me, lo ascolto, ma non mi tocca, perché io dentro di me so come sono, so quello in cui credo, cui uno può dire quello che vuole, anche l'opposto di me, ma è una sua opinione, ma a me non mi tocca. Mentre anni fa mi avrebbe toccato. Ma perché mi avrebbe toccato? Perché magari c'è quella cosa che io non ho messo a posto con me stesso e quella persona che ha detto l'altra persona, quella cosa lì, va a toccare quel punto che non ho messo a posto in me stesso. Allora esce fuori l'ego. Però se io la vedo in quel modo, uno può dire quello che vuole, ma non mi cambia nulla. Cioè, anzi, rispetto alla sua idea, gli dico grazie per aver capito ancora di più e rafforzato la mia idea. Sì, anche perché voglio dire, dalle idee degli altri si può anche trarre uno spunto, un insegnamento. Soprattutto dalle cose che sono contrarie a noi. Perché da là capiamo ancora più forte e ci rafforziamo ancora di più nella nostra idea, perché le difficoltà ci mettono a confronto se quello in cui crediamo, ci crediamo veramente o no. Sì, anch'io non tendo a prevaricare, non mi piace farlo, non mi piace comunque riceverlo. Non ha ecco, senso. Come anche sinceramente. giudicare, non ha senso. Chi sono io per giudicare un altro? Niente, nessuno. Però cioè. è molto frequente, succede spesso sempre a chi ha quel problema. È un problema dettato dall'insicurezza. Sì, è vero. Perché tu se sei sicuro della tua idea, non ti cambia nulla, ci sorridi sopra. Ma sai cosa? Io sono sicura delle mie idee, però sono sempre pronta a cambiarle. Certo, questo è segno di intelligenza, però non certo a prevaricarle, o certo comunque tu ascolti, ma non fai sì che diventi un motivo di, come hai detto te, là, Cosa? di scontrarsi uno con l'altro. Beh, Ecco. noi abbiamo fatto proprio un esempio Sì, del fiore. sì. Ovviamente non è che credo che l'iris accenda una discussione No, così. ma è un pretesto per Lo accenderla. so, però magari potrebbe essere un argomento fortemente, diciamo, di tensione, è la politica. No, Cioè, non no, lo so. perché siamo partiti dal fiore, ho detto, poverino fiore. Ma era, era un esempio, giusto Sì. per renderla molto semplice, Ok, perché poi ok. di base le cose semplici sono sempre quelle che funzionano meglio. Certo che sì, certo che sì. Per cui tu dici è molto importante come ci si relaziona con il nostro prossimo. Sì, e lì infatti c'era qualcos'altro Oh, che volevo aggiungere. ok, Ma prima ti faccio una domanda, però, perché a questo punto sono curiosa. ok. E secondo te, quando si comunica, ad esempio, con Giovanni, che è un tuo amico, è un esempio, Giovanni non esiste. Non ho amici che si chiamano Giovanni, comunque Ok, me lo non immagino, esiste. l'amico immaginario, ok. È lo stesso modo con cui comunicheresti con un adolescente? Allora, io purtroppo, o per fortuna, parto da un punto di vista completamente opposto. Mhm. Allora, io sono me stesso, indipendentemente che comunico con un ragazzo di 3 anni o con uno di 90. Sono sempre io uguale, molto terra a terra, molto semplice, molto che parlo del più e del meno, uguale. Non è che mi espongo in un modo diverso, perché secondo me internamente siamo eterni bambini, per cui non bisogna crearsi nessuna barriera per nessuna forma di età. Il rispetto sì, ovvio che il rispetto dai a una persona anziana, magari ne dai in un altro modo, questo sì, però quello che tu dici, che ti esprimi eccetera, ti esprimi uguale. Cioè cos'era, un mese e mezzo fa, è venuta una famiglia qui in radio con 2 figli musicisti, che tra l'altro so che ascoltano il programma e li saluto, e ho parlato con loro
così come ho parlato con i suoi genitori o con altri, perché non è detto perché uno è piccolo non ti capisca, cioè magari ti capisce anche meglio perché ha meno cose per la testa, per cui secondo me devi essere sempre te stesso. Sì, questo è vero, ma io intendevo la maniera e anche magari su che cosa parlare che cambia. Nel senso, tu con un adolescente non è che vai a parlare di politica, Oddio, ma neanche con grande, ma c'è chi piace e magari vuol parlare di ma a quello, me no, cioè politica. ma neanche... Non abbiamo neanche una politica a cui parlare. Infatti, Meglio parlare dell'iris. sì, vero? Sì. Molto più coerente. Almeno il fiore ha un suo perché ed è coerente di essere un fiore e vive una vita da fiore. Il resto, cioè, non si può stare, cioè, Certo. no, è bello penoso. Comunque la domanda anche questa magari, è così poi facile conoscersi? Sì, sì, per me sì. E in che maniera lo fai? Oddio, cioè, lo faccio. Se mi conosco già, cosa devo fare? E cosa hai fatto prima per conoscerti? Allora, sai che non so veramente cosa risponderti, perché, allora, diciamo, la mia fortuna è che sono cresciuto in una famiglia dove mia madre appunto era inglese e sono cresciuto dove ero libero di esprimermi e di fare tutto ciò che volevo. Io quando ero piccolino ero un ribelle, non poco. Ecco, quando avevo 14 anni andavo in giro con una maglietta verde fluorescente, leopardata, una catena al collo con un lucchetto, Ah, che era proprio un segno dei punk, capito? Dei ribelli. E poi, cioè, ho avuto una serie di varie, diciamo, situazioni, ma sempre essere me stesso, capito? Tutte le varie fasi che ho attraversato, le varie situazioni, eccetera. Per cui ero sempre a contatto con me stesso e ho fatto sempre quello che volevo io, indipendentemente da quello che mi circondava fuori. Per cui diciamo forse sono sempre cresciuto connesso con me stesso, ascoltandomi il sesto senso che mi ha sempre aiutato in tutte le situazioni, anche le più difficili, a essere sempre calmo, tranquillo. Per cui diciamo è difficile dire, cioè, dove è partito, perché forse è sempre stato come te nella culla che ti facevi le domande e io sono sempre cresciuto così, per cui è difficile dire, cioè io ogni giorno, ogni mattina quando mi alzo, parlo col cielo e ringrazio il mondo e la vita. Allora ringrazio la vita per un altro giorno da vivere, per cui ringrazio la vita per questo e ringrazio il mondo perché mi ospita in questo mondo. Perché in realtà io sono un ospite di questo mondo non è mio, cioè nemmeno il corpo è mio, cioè, perché lo lascio quando vado via, per cui è tutto ospitato, cioè come se tu vivi una sceneggiatura in un film, capito? Sei un ospite in quel momento, cioè non so, io a parte ho le mie visioni mie completamente diverse, vedo che mi guardi con sì, ti guardo un po' perché la penso magari diversamente. ma per fortuna, perché così abbiamo qualcosa anche da dare. E stesso discorso si faceva all'inizio, che se ognuno di noi fa un viaggio in se stesso, fa una scoperta in se stesso e completo in se stesso, ha un qualcosa da trasmettere all'altro, come magari io a te e tu a me. Sì. O tutti insieme, per cui se no non ci sarebbe arricchimento, non ci sarebbe niente da conversare, da parlare, sarebbe una scena vuota, dovremmo ipnotizzarci davanti a una scatola magica perché mentre così abbiamo anche un qualcosa da scambiarci. Sì, ma era giusto anche per non proprio un consiglio, mettiamolo tra virgolette, anche per chi dice sì, io vorrei magari lavorare su me stesso, ma non so come fare. Allora, io potrei dire quello che farei io se non fossi connesso, diciamo, ok, non lo sono nemmeno tuttora, sto migliorando, però diciamo dai, ci sto provando. Allora, io personalmente prenderei, se non sono connesso con me stesso, prima roba andrei in mezzo alla natura, lontano, via telefono, via tutto,
e mi parto la mattina, mi porto via uno spuntino, un qualcosa, un po' d'acqua, un tè, un caffè, un termos, un zainetto, qualcosa da mangiare, e starei via dalla mattina all'alba fino alla sera dopo il tramonto. E starei una giornata intera con il bosco, a osservare gli animali, gli insetti, gli alberi, le foglie, il vento, il tempo, le nuvole, tutto eccetera. E io sono sicuro, 100%, che quando tu torni a casa sei una persona diversa. Questo intanto è già un primo aspetto, perché noi deriviamo dalla natura. Per cui se noi non riusciamo a connetterci vuol dire che non abbiamo abbastanza natura intorno a noi. Abbiamo troppo cemento, troppe mura, troppe radiazioni intorno, troppe cose. Allora, se noi andiamo fuori, stacchiamo da tutto, ritroviamo noi stessi, la nostra armonia, la nostra energia, il nostro equilibrio interno, fisico, che materiale del fisico. Quando fisicamente saremo più equilibrati, anche la mente lo sarà in automatico. E da là cominceremo a farsi delle domande e dire: come mai sono stato così bene in mezzo alla natura e sono stato lontano da tutto, dalla tecnologia, dall'essere umano, da questo, da quell'altro, eccetera? Eppure la natura è perfetta. Ogni giorno viene sul sole, ogni giorno va giù il sole, viene la luna, c'è il ciclo delle lune, c'è questo, quell'altro, è tutto perfetto. Non hai bisogno di qualcuno che dà delle regole, che dà come esistere, come vivere, ma che siamo noi che siamo così mentalmente handicappati che abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica come vivere. Ma la natura, anche la formica stessa, è più evoluta di noi perché sa benissimo come vivere. Tutto, un albero, eccetera, ed è tutto in sincronia. Siamo noi che siamo un po' sfasati, che abbiamo un po' bisogno di ritornare nella nostra sincronia. Per quello abbiamo tanti problemi, eccetera, al giorno d'oggi, mentre una volta non c'erano. Perché non c'erano? Perché avevamo più contatto con la natura, con la terra, con le coltivazioni, la tecnologia va tenuta a bada, se no ne diventiamo veramente disturbati mentalmente. Sì, torniamo un po' al discorso di prima, no? Sempre lì si gira, ognuno con le sue visioni, con questo, quell'altro, eccetera. Non so se ho risposto alla tua domanda o se ho deviato troppo, un po' come il mio solito. No, hai risposto Ok. alla tua domanda. Dai, alla Sì. tua domanda. Sì, alla tua. Sì, È vero, ok. era la mia domanda. Ho fatto casino. Sì, no, perché ogni tanto parto e viaggio intorno. No, ecco, no. per questo. Sì, è una bella risposta, almeno per come la vedo io. Ok, dai. Cioè, dai. se uno decide di andare in mezzo alla... Anch'io lo farei. Magari non andrei in un bosco. Perché? Perché ci sono troppe incognite in base... Perché nella società no, Guarda che c'è da avere più paura dell'uomo che degli animali, attenzione. Sì, no, intendevo però come tipo di paesaggio. Ah, ok. Nel senso che io, ad esempio, a me piace andare al mare quando non c'è nessuno. In natura comunque, che sia bosco, Sì, mare, un però fiume, un era lago. per dire sì. che a me ricarica più magari vedere il cielo e vedere la sabbia, le onde del mare, e quello è un modo tanto per ricaricarmi. Vedi? Perché comincio a pensare, mi è successo anche quest'estate che sono andata al mare e mi sono messa proprio in un posto che non era frequentato, perché non amo neanche la gente intorno, sinceramente, alle volte, no? Quando ho bisogno di riflettere. C'è stato un momento in cui era come se la goccia che c'era nell'acqua riuscivo a sentirla. La percezione. Avevo osservato talmente bene l'acqua che era come se la sentivo. Sentivo proprio al tatto, come se potessi toccarla, hai presente? Però può essere perché l'80% del nostro corpo è liquido, per cui potrebbe essere, ci sono tante energie, cose che noi non vediamo, però secondo me io sono sempre stato convinto dell'idea che quello che noi vediamo siano 10-15%. Sì, Un può buon essere. 80% è l'invisibile. Anche la voce è invisibile, il pensiero è invisibile, cioè quello che è stato creato è partito dall'invisibile, non dal visibile, l'idea, tutto, cioè.
Per cui in realtà, cioè, il visibile è solo una conseguenza dell'invisibile. Per cui questo che dici te potrebbe benissimo essere. Sì, non so, Sì. magari, boh, così mi è successo, insomma, era giusto per raccontarti. No, vero, sai quello è successo a me quando ero su in Lapponia col camp, eccetera. Cioè, a me piaceva stare là in mezzo al nulla, cioè tipo la casa più vicina era tipo a 30 chilometri, vivevo là tranquillamente nel buio, lontano da tutto, cioè, lasciavo le chiavi sul cruscotto, sicurissimo. E la cosa più bella che mi dava un'armonia a me, stavo a contatto con la natura, per dire terra, il sole, il mare, eccetera. A me era tutto bianco, tutto immobile, tutto ovattato di neve e il cielo grigio perla, che non vedevi mai sole per giorni su giorni. Per me questo era il massimo del ritrovo con me stesso. Però vedi come ognuno di noi ha un qualcosa che la natura lo trasmette. Secondo me può essere il DNA, può essere la predisposizione, può essere tante cose, però in mezzo alla natura, come anche tu mi confermi, anche tu trovi la tua pace in te stessa e riesci anche a percepire l'acqua, altre cose, eccetera, mentre se tu stai in mezzo alla tecnologia e alle cose moderne non percepisci nulla, perché queste cose ti annientano, non ti danno, cioè ti succhiano l'energia. Tu guardi TV per un'ora, ti viene sonno, tu guardi il cielo per un'ora, non ti viene sonno. Vuol dire che quella cosa elettronica ti succhia l'energia. Credo di sì. E certo, se no tu non avresti sonno dopo guardare questa tecnologia, ma se tu guardi il mare o guardi le onde, no. Scusami. Beh, è un'altra storia, no? Anche qua Cioè, si aprirebbe un è un'altra mondo. storia, Cioè, nel, sì, sì, nel sì. senso che ci sono altre percezioni che senti, ad esempio del discorso del mare, puoi sentire il vento, Certo. puoi sentire, non so, i capelli che si muovono perché si muove il vento, Certo. puoi provare una sensazione di piacere o Certo. fastidio, magari nelle Certo. guance se è troppo intenso. Certo. Cioè, sono tutte sensazioni, no? Invisibili. Sì, non lo so se Esatto. confermartelo o meno, Sì, perché non perché una so- sensazione Ok. non è visibile. Per quello ti dico che la maggior parte di quello che esiste è invisibile, non è visibile. Ed è quello che ti fa sviluppare la mente, perché quello che tu vedi già rimani fermo lì, non vai oltre. Ma quello che è invisibile, la sensazione, l'emozione, queste cose, sono quelle che ti fanno sviluppare. Sì, le sensazioni certo, però il tatto tu tocchi. Certo, Cioè, voglio dire, se io tocco il tavolo non è invisibile. certo, ma il tavolo è frutto di un qualcosa di invisibile. Qualcuno ha avuto l'idea, qualcuno l'ha creato, qualcuno l'ha pensato ed è partito da qua, da un'idea che è invisibile. Sinceramente non ci ho mai pensato Sai, ma questo. io mi frullo la testa fino a che vengono fuori tutte le varie sfaccettature, Ok. ma è una cosa mia, personale, per fortuna non sono tutti così. Bene, dai. Allora, prima che leggi i prossimi punti, mi dicono dalla regia che dobbiamo andare avanti e appunto proporre la canzone nuova che abbiamo, la canzone insomma che abbiamo scelto per questa sera, quella che ti ho fatto vedere, che abbiamo ok. deciso insieme Va bene. di mettere, che è la canzone dei Nickelback, del cantante Chad Kroeger, e la canzone appunto si chiama Saving Me, diciamo salvandomi. E bene, perché non la descrivi te, visto che di solito le descrivo io? Descrivila a te in base a quello che tu hai visto, hai percepito e sentito in questa canzone. Allora, mi baso su quello che chiaramente è il video che ho visto, perché Sì. poi l'inglese non lo conosco bene, quindi Sì. Il fatto di tradurre il testo, insomma, non Sì. ci ho neanche provato, sinceramente, Certo, perché certo. capivo pochissime parole. Ok? Però, diciamo, tutto comincia con un'immagine di una città molto grande, Sì. dove ci sono dei palazzi altissimi, ok? Quindi comincia proprio con mettere l'attenzione sulla materia, ok? Ma devo descrivere, diciamo, il video? No, ma no, perché poi il video cioè, spero che
andrete a guardarlo, cioè, però la tua sensazione come tu lo descriveresti, perché la maggior parte delle persone, essendo cantato in una lingua straniera che non è italiano, magari tendono più a sentire l'armonia, la profondità della voce, quello che trasmette l'emozione nella voce, e appunto quando c'è il video, magari quello che il video presenta, cioè ovvio, però non conoscendo magari la lingua, vai un po' a quello che tu vedi nel video, perché magari 10 persone vedranno 10 versioni diverse del video, come guardare quel quadro, ognuno dirà una sua impressione diversa, per cui la tua, diciamo, quello che tu hai visto, hai percepito, hai sentito, cioè tu come lo descriveresti? Quindi diciamo che i telespettatori vedono il video poi. Beh, spero di Ah, sì. ok, bene, volevo accertarmi di questo. Ecco, No, quello che ho percepito io è proprio questa persona che cammina in mezzo alla gente. Lui nota le persone che gli passano in parte, ma le persone non notano lui. ok, E lui le guarda, ok? Gli rivolge in qualche modo una forma di comunicazione, ma loro continuano a camminare, continuano a fare quello che devono fare. E a un certo punto, in qualche modo, questo ragazzo viene toccato, secondo me, da quella che è la consapevolezza o illuminazione, e da quel momento comincia ad osservare delle cose che non riusciva a vedere prima, però in realtà era già predisposto a vederle ok, all'inizio del video. E poi comincia a notare la gente, comincia forse a notare il problema della gente, perché i numeri sopra la testa, ok? E come dire, quella persona ha tot di tempo, forse per cosa? Per morire? Per ragionare? Per capire meglio? Questa è una domanda, me la sono fatta anch'io quando l'ho visto. Però da lì in poi, in qualche modo, lui riesce a vedere tutto questo, poi salva una ragazza, ok? Questo io ho colto, essenzialmente, che ci vuole sempre una molla per far partire le cose, però devi essere in qualche modo predisposto a quella molla che scatta o quella fortuna anche, certo. perché anche la fortuna fa... Certo, perché è stato quella persona che l'ha salvato praticamente dalla morte e lui a sua volta ha salvato gli altri, per cui quello con cui lui è stato illuminato e l'ha poi ritrasmesso agli altri, e questo ci fa capire che se ognuno di noi fa la sua parte e aiuta il prossimo come vorrebbe essere aiutato lui, cioè il mondo può cambiare, perché il mondo siamo ognuno di noi che fa parte del mondo. Senz'altro, perché è così. Ma quello che mi piaceva proprio vedere è proprio il fatto che comunque sia, quanto più diventi consapevole, più sei in grado di aiutare gli altri. Prima no. Sì, sì, perché se no tu cerchi aiuto se tu non sei consapevole. Però se più gente è più consapevole, più ci si aiuta e più si va avanti. Sì, è un interscambio. Certo, certo, certo. Se non c'è questo non c'è nulla. No. Ecco, allora adesso dalla regia faranno partire il video e mentre chi ascolta in streaming o in FM lo ascolteremo. Il brano appunto è dei Nickelback e si chiama Save Me. Bene, a fra poco. Buon ascolto e buona visione. Bene, abbiamo ascoltato la canzone Saving Me dei Nickelback. Non so voi, ma a me mi trasmette tanto. Beh,
forse anche per quello che l'ho scelta. Quello che io ho percepito dal filmato, dalla canzone in sé per sé, è proprio che ognuno che può deve aiutare il prossimo. Ognuno deve aiutare il prossimo, amare il prossimo come se stesso, come lui vorrebbe essere amato ed aiutato a sua volta. Perché se noi possiamo aiutare qualcuno e non lo facciamo, cioè, non è bene. Certo non può arrivare qualcosa di bene da questo. Penso sia il dovere morale e civico, proprio spirituale di ognuno di noi, di aiutare il nostro prossimo che è bisognoso. Non vuol dire uno che chiede l'elemosina, no, assolutamente. Ma esempio, se sappiamo uno che è in difficoltà, senza dirglielo, senza per un motivo di riconoscimento eccetera, gli diamo una mano. Se uno magari se la passa male, ha problemi economici, facciamogli trovare dei soldi sotto la porta in forma anonima, magari in una busta, facciamogli arrivare una busta della spesa, facciamo un qualcosa senza che sappia che è noi, cioè proprio perché oggi tocca a lui, domani potrebbe toccare a noi. E di sicuro se noi non aiuteremo chi sappiamo che ha bisogno anche di una parola, di un conforto, di un qualcosa, prima o poi ci tornerà indietro, perché noi veniamo misurati per le nostre azioni e da lassù vedono tutto. E se le cose non vanno bene dobbiamo chiederci cosa facciamo noi per farle andare bene. Stare a sperare non succede niente, perché chi vive sperando muore disperando e sta là sul divano aspettando che fanno gli altri. No, dobbiamo farlo noi in primis, dando il nostro esempio, dando la nostra ispirazione, dando il nostro conforto, dando il nostro appoggio. Questo è uno dei motivi principali che mi ha spinto a fare il programma, soprattutto in questo periodo, perché vedo che c'è troppa poca umanità. La gente si sta perdendo, si sta incattivendo perché si sta perdendo, e questo porta solo a cose non buone. Per cui spetta a ognuno di noi fare l'inversione di rotta. Non possiamo criticare nessuno, dobbiamo solo dire cosa stiamo facendo noi, stiamo facendo del nostro meglio, possiamo fare di più, perché se non stiamo facendo questo è inutile criticare, è meglio stare zitti e accettare, perché non siamo di meglio di chi sta causando il problema. Se vogliamo veramente cambiare le cose, tiriamo sulle maniche e iniziamo da noi e da chi ci sta vicino, perché il bene vince sempre sul male, questo lo sappiamo, basta volerlo. Ma se uno è pigro, sta nel suo comfort zone e dice bene, è lui in quella situazione, io no, prima o poi la ruota gira per tutti, nessuno escluso. Non pensiamo che sia così, perché sarebbe un modo sbagliato, e questo video ce lo fa vedere, perché lui è stato aiutato da una persona e lui ne ha aiutato un'altra e sicuramente quell'altra persona aiuterà un'altra, e tutti insieme, aiutandosi, a fare la società, quella in cui viviamo. Ma se noi stiamo là a guardare qualcosa che non va, o a mettere un post su Facebook, o mandare un messaggino o qualcosa, o filmare, non succede niente. Dobbiamo noi intervenire in primis, perché se non facciamo questo acconsentiamo, siamo complici. Per cui dobbiamo riflettere su questo, cioè o noi in primis ci mettiamo in gioco o non siamo nessuno per criticare gli altri o dire le cose non vanno, perché le cose vanno esattamente come noi le lasciamo andare, ognuno pianga il suo male, io la vedo così. Per cui dobbiamo darci da fare, aiutare il prossimo, ma non per avere una ricompensa, non per avere un riconoscimento, non per dire quanto siamo stati bravi e quanto siamo grandi. No, dobbiamo farlo perché lo vogliamo nel nostro cuore. E una volta una persona mi disse una cosa, e io ci ho riflettuto, ed è vero. Tu, quando fai del bene a una persona,
è raro, rarissimo che quella persona ti ricontracambia quel bene. A me personalmente non è mai successo, non so voi, però a me non è mai successo. Però tu accumuli come, per come la vedo io, accumuli come dei crediti che quando tu avrai bisogno, inaspettatamente ti verrà dato l'aiuto da qualcuno che nemmeno te l'aspetti, che nemmeno magari conoscevi o magari conoscevi poco, o ti dici ma perché quella persona che sa che io sono in quella situazione non mi dà una mano, non mi aiuta, non è presente? No, arriva sempre da persone che meno te l'aspetti, perché quelle persone vengono come è tutto connesso, quelle persone vengono come messe lì in quel punto, in quel momento, e non è per caso, niente per caso, tutto è connesso. Quando noi capiremo questo, capiremo molto di più di come va la vita. Per questo dico, male non fare, paura non avere, perché se tu vivi nel bene, aiutando il prossimo, amando il prossimo, tu non avrai mai problemi, cioè verrai sempre aiutato, non avrai da preoccuparti di niente. Chi deve preoccupare è quello che non fa niente, perché temporaneamente sembra che gli vada bene, ma è un attimo. Uno che lascia che il suo simile venga oppresso, discriminato, che viene soppresso, cioè come fa? Come fa? Io mi chiedo come fai? Cioè come fa a guardarsi allo specchio? Questo è il punto principale, è questo su cui noi dobbiamo ragionare, perché se noi faremo questo non possiamo lamentarci che le cose vanno male, perché siamo primi ad esserne complici e artefici, e di certo non torna niente di bene. Per cui noi abbiamo una coscienza, abbiamo un'anima, abbiamo un cervello, Dio ce l'ha dotato, dobbiamo usarlo, dobbiamo riflettere, dobbiamo porsi domande: è giusto, non è giusto, perché lo facciamo, perché lo vogliamo, perché se noi non lo vogliamo non dobbiamo farlo. Se lo facciamo vuol dire che lo vogliamo, e non possiamo dire sono stato costretto, mi hanno obbligato, no, tutte balle, scusatemi, no, dobbiamo volerlo noi, cioè è una nostra scelta, noi scegliamo il nostro destino, noi scegliamo il nostro rapporto con gli altri, noi scegliamo quello che vogliamo vivere, noi scegliamo quello che vogliamo essere, e tutto dipende da noi. E se noi permettiamo che le cose ingiuste vengano fatte, vuol dire che ne siamo consapevoli e consentiamo, per cui siamo complici, per cui dobbiamo risvegliarci noi stessi e fare delle scelte, soprattutto in noi stessi, ed aiutare il nostro prossimo come noi vorremmo essere aiutati, perché l'amore, la felicità, la condivisione credo che sia la parte principale nella vita, ed è quello che ci aiuterà a vivere una vita felice e dignitosa tra i nostri simili. E questo video in parte ce l'ha fatto anche vedere. Cioè, io scelgo appunto dei video che possono dare dei spunti, delle riflessioni per andare oltre, così, su cui riflettere e migliorare noi stessi e dare l'esempio con le nostre azioni, no? Io vedo questo. Bene, Katia, volevi dire qualcosa? Volevi, non so, dire... Beh, un volevo saluto? dirti che è stato un bel discorso, quello che hai fatto tu adesso, molto profondo, Col cuore. si è sentito, e di base l'aiuto è importante, e l'aiuto sono azioni effettive, non sono solo parole. Quindi ti ho ascoltato volentieri e la penso anche io uguale, come discorso finale magari sarà sicuramente più corto del tuo, però è questo: se
se noi dobbiamo lavorare con noi stessi, non dobbiamo farlo solo per noi, e quindi cercare di usare tutte le abilità che abbiamo per migliorarci, ma anche per il beneficio degli altri. Questa è una cosa fondamentale, perché non siamo soli. Sì, quello che non diamo non riceviamo. Sì, sono d'accordo. In qualsiasi forma è così. Bene, detto questo, io vi ringrazio per il tempo, per il vostro prezioso tempo che avete dedicato a seguirci, ad ascoltarci, ad ascoltare noi stessi. Spero tanto che sono riuscito a trasmettervi qualcosa, che siamo riusciti a trasmettervi qualcosa o trasmetterci qualcosa, perché anch'io ho preso molto dalla Katia, da quello che diceva, e ci ha fatto tante riflessioni e tante altre ne farò. Questo programma è appunto per persone che vogliono andare oltre le apparenze, che vogliono fare un viaggio in se stessi e ampliarlo, o chi lo sta già facendo magari prendere nuovi spunti, e basta, questo è il tutto. Grazie mille, ci rivediamo mercoledì prossimo per la quinta puntata, sempre su Radio Piper FM 88.8 93.8, nel resto del mondo sulla app Radio Piper o in streaming www.radiopiper.it, in diretta Facebook sulla pagina Radio Piper e in diretta YouTube visivo sulla YouTube Radio Piper. Ecco, grazie mille appunto per essere stati con noi, con voi, con tutti insieme, perché alla fine è il nostro programma di tutti noi. Sappiate che vi voglio bene e grazie per esserci stati, per me è stato tanto. E chi voglia magari venire a portare la sua testimonianza, la sua riflessione o quello che ha da dire, la sua ispirazione, è più che benvenuto. Tutti siamo importanti perché ognuno ha qualcosa da dire, soprattutto chi ha iniziato un percorso in se stesso, e basta. Ecco, vi voglio bene e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti e grazie a te della bella, insomma, delle belle parole che ci siamo dette, insomma, scambiate vicendevolmente. Sì. È molto importante questo. Sì. E grazie a voi per aver ascoltato e per tutto il supporto morale che state dando per questo programma, per questo nostro programma di tutti noi, connessi con se stessi. A mercoledì prossimo. Ciao. How did we get here? What comes to wait on a lonely shore? I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back.
ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't